Buongiorno a tutti, buonasera, non lo so quando guarderete questo video. Allora, questo è ufficialmente il primo video delle mie disavventure, solita premessa che l'ultima volta che faccio, poi ve l'andate a rivedere. È piccola la lavatrice. Piccola introduzione. Ho già fatto il video, a dir la verità, però non mi piace, non ho voglia di montare, bla bla bla, quindi cercherò di fare tutto in uno il possibile. Bene, che dire, premessa, questi video sono fatti per divertire, informarvi, farvi conoscere, tutto è raccontato in base alla mia esperienza diretta, niente fatto per offendere nessuno, se vi sentite offesi o non vi piacciono i video basta chiudere. Non fate di tutto l'erba un fascio quando io parlo di olandesi o italiani in generale. Se vi sentite offesi, fare i vostri, cioè, è colpa mia. Comunque, detto questo, ogni esperienza ricordatevi che ha qualcosa da insegnarvi, piccolo o grande che sia. Ovviamente tutto dipende dalla fortuna, sfortuna, voglia, eccetera. A parer mio tutto accade per una ragione. Detto questo, la mia introduzione è, non voglio stare qua a stilarvi il mio curriculum e le mie disavventure sono sempre esistite, poi sono diventate teoriche su internet, le disavventure di Simone in Olanda quando mi sono appunto trasferita qua. Bene, dopo la scuola io ho fatto ragioneria, volevo continuare a trovare qualche cosa in quell'ambito, così ho fatto un corso dove ho conosciuto una ragazza che aveva rinunciato per il servizio civile. Io invece ho fatto questo corso, mi sono trovata a fare il tirocinio in buono studio, peccato che sono uscita da là, avrei sicuramente trovato lavoro in una copisteria. Bella esperienza, sì sì. E comunque dopo un anno ricevo un messaggio pubblicitario riguardo al servizio civile, mi ricordo di sta ragazza e così comincio a cercare, a cercare informazioni. Non vado su gruppi di italiani in Olanda o servizio civile o niente. Mi trovo a fare il servizio civile per un anno in una residenza anziani, dove anche lì praticamente, diciamo, non mi ha insegnato qualche cosa a livello pratico, anche perché sinceramente non so cosa voglio fare nella mia vita. Però tra le varie mansioni siamo diventati anche un po' dei volontari tuttofare, e tra queste c'era il lavare i piatti dopo i pasti. Questo per farvi capire che sarà per questo motivo che io sono l'unica italiana che non vuole venire a fare la lavapiatti in Olanda. Evidentemente la mia esperienza l'ho fatta. Quasi alla fine del servizio civile trovo anche qui di nuovo un messaggio pubblicitario, un SMS sul telefono riguardo al volontariato europeo. Volevo lavorare, fare esperienza con i bambini e così mentre mi informo scopro che c'è l'opzione au pair. Sapete tutti cos'è l'au pair, andatevi a vedere il video prima, cercate informazioni anche voi, eccetera. Così mi iscrivo ai vari gruppi, cerco su internet, blog, eccetera, Irlanda, Olanda, Australia, cioè di tutto. Alla fine non c'avevo niente da perdere in Italia, niente lavoro ormai, niente amici, famiglia, basta e avanza quello che vedo su Skype. Perché no? L'Olanda era abbastanza sconosciuta se non per gli eventi, ecco, che mi rendevano felicissima, ne facevo 2 all'anno ed era felicissima tutto l'intero anno. Quindi ho detto perché non puntare all'Olanda che non è neanche tanto distante e via, partiamo. Cerca famiglia, parla su Skype, questa di qua, questa di là, ne trovi una che apparentemente tanta roba e connettendomi al blog numero 2 per quanto riguarda gli au pair, chiedi una volta: ciao, dove vivete? Siamo vicino a Amsterdam, ben collegata con la città, tranquilli. Chiedi la seconda: un bel villaggio a sud di Amsterdam, 15 chilometri, ben collegato con i mezzi alla città. Alla fine c'è, siete all'inizio, non sapete l'inglese, te ne vuoi andare. L'Italia è il paese migliore di sto mondo. Peccato che gli italiani siano uno dei popoli più peggiori, insomma. Così ricevi il contratto, leggi Amstelveen, sai che è a 15 km a sud.
comincio ad andare su Google Maps e a tracciare in 15 km a sud da Amsterdam verso Amsterdam. Perfetto, i 15 km escono da Amsterdam e vanno a finire in mezzo ai polder. Vedo su una strada un mucchietto di casine, vedo anche una fermata del bus, comincio già a fermarmi su tutto, prezzi, come muovermi, la compagnia, tantissimo, costa tantissimo, ne passa uno ogni ora di pullman che mi porta alla città più vicina a Amsterdam, appunto, che è a 4 km, dove ci sono supermercati, finalmente una stazione metropolitana che mi portava fino in centro ad Amsterdam comunque. Non ci voglio pensare, sul contratto c'è scritto Amsterdam, lasciamo stare così. E così, un giorno, gli dico a mia madre, ciao mamma, io parto per 6 mesi in Olanda, vado a fare la ragazza alla pari. Mia madre mi guarda, mi dà 50 euro per 6 mesi e mi dice, affari tuoi, arrangiati. E ho detto, mamma, vado a fare la ragazza alla pari in Olanda, 6 mesi. Ma tu vai a guardare bambini, che vuoi essere guardata tu. E così le mie disavventure in Olanda cominciano perché dopo ben 16 ore di viaggio, ebbene sì, 16 ore, perché non ero su KLM con posto prioritario, spazio per gambe, bagaglio da 90 kg imbarcato e pacco TNT, l'arrivo già in Olanda. No, ero su un pullman per venire ad Amsterdam. Dopo 16 ore di viaggio viene questo signore olandese che mi parla in inglese, ovvero il mio host father, che mi porta a casa. Attraversiamo bei paesaggi, bello. Arrivo a casa, vedo delle case attorno, delle luci, quindi boh, penso che ci sia vita. Bella casa, classica tipica casa olandese in mezzo ai polder, 3 piani, villetta, tranquilla, camera grande, più grande delle classiche olandesi. Mi affaccio dalla finestra, bello, vedo quasi Schiphol, vedo gli aerei, bel panorama. Vedo la via. E così vado su Google Maps e cerco sta via. Benvenuta Simona, sei proprio in quel paesello sperduto, in mezzo ai polder, in mezzo alle vacche, i cavalli, le pecore. But time goes by, day by day I'm feeling stronger. Time to let it go. 400 anime, 0 negozi, un ristorante aperto solo di sera alcuni giorni della settimana e una scuola. 4 km.2 è la stazione di metro, ovviamente Amsterdam con i vari supermercati più vicini. Arrivo l'8 febbraio del 2013. Io fino alla metà di maggio non ho avuto una bicicletta perché la loro era 4 volte più grande di me, quindi figuriamoci. Immaginate i miei weekend e i miei giorni liberi a camminare fino alla metropolitana per andare in centro. Pioggia, acqua, vento, grandine. Niente mi fermava, cioè io neanche mi ricordo che erano un problema, ormai era routine, capito? Così queste sono cominciate le mie disavventure, così. Per il resto, il prossimo vlog parlerà della lingua, ovviamente. Beh, alla prossima.